La parola collezionismo suona nobile, ordine, scelta, intenzione. Ma nel Pokémon TCG questa parola viene usata in modo assolutamente improprio. Collezionare in senso classico significa scegliere cosa cercare, sapere cosa manca e decidere quando fermarsi. Nel Pokémon TCG invece non scegli cosa trovi, assolutamente non controlli la progressione, non decidi il ritmo. Decide, per la maggior parte delle persone, il pacchetto. Il collezionista Pokémon non costruisce una collezione, la subisce molto spesso. Apre, almeno all'inizio, accumula, scarta mentalmente il 90%, tiene ciò che il sistema gli concede. La stragrande maggioranza delle carte stampate non viene mai esposta, non viene mai usata in partita per divertirsi con gli amici, mai davvero collezionata. Guardatevi voi, finisce in scatole, in cassetti, in lotti da rivendere. Questo non è archivio, è magazzino, è valore percepito. Il linguaggio è fondamentale. Non si dice ho trovato la carta che cercavo, si dice uscita. Il soggetto non sei tu. Il soggetto è il sistema intero e qui entra l'inganno più sottile. Il collezionismo diventa una giustificazione, non compro pacchetti, colleziono. Non spendo io, non prendo carta e vinci, investo, non accumulo, completo, ma il processo non cambia. Molti set moderni hanno centinaia di carte, varianti, reverse, full art, secret rare. Completare un set aprendo pacchetti, diciamo, lo sappiamo, è statisticamente irrazionale. Eppure viene percepito come obiettivo, perché l'obiettivo non è il set, che poi lasciamo lì, è l'atto di continuare. Il collezionista ideale per il sistema non è quello che completa, è quello che insegue, quello che è sempre a metà, è sempre a quasi, non ha ancora finito, è sempre alla prossima apertura. E qui il termine collezionismo. Mostra il suo lato fittizio, non descrive ciò che fai, serve a rendere socialmente accettabile un consumo ripetuto e incontrollato. Se non scegli cosa collezioni, se non controlli cosa ottieni e non sai quando finisce, stai davvero collezionando? O stai solo partecipando a un flusso? Fino al 2019 le carte Pokémon erano nostalgia, collezionismo di nicchia, mercato secondario limitato. Poi succede qualcosa di misurabile. Tra il 2020 e il 2021 il volume di vendita online esplode. I prezzi medi delle carte salgono fino al più 500%. Le carte iniziano a essere trattate come asset. E non è un'opinione. È tracciabile su eBay, PSA, aste pubbliche. Un indicatore chiave, PSA, è l'azienda che certifica e classifica le carte. Prima della pandemia, il grading era un servizio da collezionisti proprio hardcore. Sfigati quasi. Durante il boom, milioni di carte inviate ogni anno. Backlog di mesi. Rallentamenti strutturali. Quando un mercato ha bisogno di certificazione, non è più solo hobby. Se no ce ne fregheremmo, no? È finanza. Il linguaggio cambia. Non si parla più di carte belle, mazzi forti, si parla di, ed è più importante, PSA 10, Pop Report, Scarcity, oppure ROI. È lo stesso mercato di qualunque mercato speculativo. Nel 2021 accade un evento simbolico. Una carta Pokémon viene venduta per oltre 5 milioni di dollari, non a un torneo, non in un museo, in una semplice asta. Questo cambia la percezione globale. Da quel momento entrano investitori esterni. Addirittura entrano fondi. Entrano creator non legati al gioco. Il Pokémon TCG diventa liquido. Puoi comprare, tenere, rivendere sul momento come un titolo. Le piattaforme lo rendono immediato. Abbiamo eBay, abbiamo il marketplace live. Il confine tra collezione e trading si dissolve e qui nasce il cortocircuito finale. Un mercato nato per i bambini viene riscoperto dagli adulti come strumento finanziario ad alta volatilità come le cripto. E c'è una differenza fondamentale: non è regolato come la finanza, ma si comporta come tale. Il boom non dura per sempre. Dal 2022 i prezzi si raffreddano, alcune carte crollano, altre tengono di più il valore. Esattamente come dopo ogni bolla succede questo, ma il sistema non torna indietro.
la mentalità ormai resta. Il boom delle carte Pokémon non sarebbe stato lo stesso senza i content creator. Ma non perché mentono, ma perché amplificano molto. Tra il 2020 e il 2022 YouTube, Twitch e TikTok si riempiono di contenuti identici. Pack opening, reazioni esasperate peggio del casino di Las Vegas, valori mostrati in sovraimpressione, titoli con cifre enormi. Il contenuto non è la carta, è l'evento. Il creator non vende il pacchetto, vende la possibilità. Ogni video comunica implicitamente: guarda cosa potrebbe capitare anche a te, con 5 euro, con 50 euro. È lo stesso meccanismo della pubblicità del gioco d'azzardo. Mostra il vincitore e mai i perdenti. Un dato che vi posso dare è che i creator non pagano i pacchetti come gli spettatori. Molto spesso ricevono box sponsorizzati, ricevono prodotti anticipati, hanno accordi con i negozi e percentuali sulle vendite. Il rischio è asimmetrico. Chi guarda rischia il denaro come noi, chi mostra monetizza comunque. Nascono anche nuovi formati. Ce n'è stato uno poco fa. Live break, aste in diretta, opening su richiesta. Noi paghiamo, il creator di turno apre, se esce una carta di valore la trattiene se è sua oppure la vende o trasferisce e lo usa come contenuto successivo. Il sistema si autoalimenta, qui avviene il passaggio chiave. Il creator non è più solo un appassionato, diventa infrastruttura di mercato e crea domanda. Orienta il valore percepito e decide cosa è hot senza regolamentazione, senza trasparenza obbligatoria. In Italia il fenomeno arriva dopo, ma arriva uguale, stessi format, stesso linguaggio, stesse promesse implicite, con una differenza. Pubblico più piccolo, meno alfabetizzazione finanziaria e, questo lo sappiamo, l'effetto è stato amplificato.